Bentornati nel forum. Oggi vi parliamo di Adventure Squad, un gioco di ruolo di Gianmario Marrelli del 2023, edito e distribuito dalla Tambù. È possibile giocare a Dungeons and Dragons quinta edizione senza il Dungeon Master, quindi in una sua versione masterless? Adventure Squad nasce appunto con questo preciso scopo. Ci teniamo innanzitutto a ringraziare l'autore Gianmario Marrelli che ce l'ho fatto provare in una live qui sul canale, che da quanto abbiamo potuto vedere a livello di visualizzazioni e interazioni di pubblico è andata molto bene, quindi che c'era effettivamente un grande interesse intorno a questa modalità alternativa per Dungeons and Dragons, e soprattutto lo ringraziamo anche per averci fornito la copia recensione prima a Modena per quanto riguarda la Quick Start e poi dell'effettivo volume 1 insieme alla plancia, le schede preimpostate che tra un momento vediamo, la coppia di dadi, il D20 e il D6 e gli omini del carcassone per poterli muovere all'interno della plancia. Prima di parlarvi del gioco in sé per sé, permettetemi una piccola digressione, o per meglio dire un piccolo sfogo. La cara Wizard of the Coast la conosciamo tutti, no? La cara azienda che possiede il più grande gioco di ruolo del mondo. Ora, se la Wizard fosse un'azienda, diciamo, eticamente corretta, con l'interesse più a investire sulla qualità dei suoi prodotti piuttosto che sulla quantità, anziché rivenderci una serie di paccottiglia come delle traduzioni non proprio ottimali, specialmente dei suoi moduli di avventura più famosi, oppure robaccia come il kit da barba di Dungeons and Dragons, che voglio sperare fosse un troll che ho visto in giro su Instagram e che non fosse vero, perché dai, chi diamine se lo compra? Avremmo visto già qualcosa di molto simile ad Adventure Squad, intendo dire proprio come prodotto ufficiale. E invece no, dal momento che parliamo della stessa azienda che proprio lo scorso anno ha cercato di, alla zitta, di sottrarre la licenza aperta di gioco ai creatori di terze parti, questa cosa non è successa e il lavoro sporco l'hanno dovuto fare appunto creatori di terze parti. Tornando a noi, su questo canale abbiamo già parlato di altri giochi appartenenti appunto allo stile cosiddetto masterless. Si tratta di giochi piuttosto particolari, dal momento che appunto mancando la figura del master, l'autorità narrativa viene alternata tra i vari giocatori al tavolo, molto spesso in cerchio, in senso orario o antiorario che dir si voglia, con sistemi che molto spesso sono anche regolati appunto da tabelle di creazione casuale. Ci si focalizza molto di più sulla creazione condivisa degli elementi cardine della storia, e oltre alle tabelle di creazione casuale troviamo anche degli oracoli. Per esempio Francesco nel suo video sui 5 giochi di ruolo che si possono giocare in solitario vi aveva parlato dei cosiddetti Oracle System, che pur essendo un contenuto di terze parti aveva già provato a creare una sua versione o masterless, o se vogliamo anche in solitario, di D&D quinta edizione. Peraltro non solo quello, ma anche Adventure Squad vi offre la possibilità di poter giocare in solitario il suo modulo di avventura. Vediamo come. Per l'appunto, in che modo vengono rielaborate le meccaniche di D&D quinta edizione senza master? Mi viene da dire che in realtà sono state rielaborate in una maniera molto più semplice, che da un certo punto di vista mi ricordano un po' le dinamiche, se vogliamo, appunto di un libro game. Una cosa simile ce l'aveva detta anche l'autore, e questo non a caso, dal momento che Adventure Squad è più che altro un modulo, anzi una serie di moduli che si possono trovare all'interno di questi volumi spillati, peraltro di cui il numero, in questo caso il volume 1, non indica soltanto il primo volume in ordine temporale e di avventura da giocare, ma è anche il livello effettivo dei personaggi appena creati. Il volume 1, tra l'altro, quando lo acquistate viene insieme appunto alla plancia e alle schede pregenerate dei personaggi. Per prima cosa ci viene spiegato come dividerci i vari personaggi. Se siamo più di 3 giocatori possiamo benissimo prendere un personaggio a testa. Nel caso invece volessimo giocare per esempio soltanto 2 giocatori, uno sceglierà il viandante prudente, di cui troviamo qui la scheda, e l'altro il viandante audace. La scheda la trovate qui dentro, e poi c'è anche il codice QR eventualmente per poterla scaricare. Però c'è anche la possibilità di poter giocare per l'appunto in solitario sfruttando soltanto la scheda di un viandante. Venendo appunto alle schede, diamogli uno sguardo insieme. Ecco, in questo caso io ho scelto la mia preferita, la combattente furente. I nomi sono cambiati in modo da non essere proprio identici
identici alle classi di Dungeons and Dragons, ma facilmente intuibile. Combattente furente è ovviamente il barbaro che va in ira, in questo caso la Barbara, data l'illustrazione. Come potete vedere ritroviamo gli elementi ovviamente immancabili di D&D, abbiamo le caratteristiche, le abilità invece ci vengono segnate soltanto le due che ci servono davvero, in questo caso l'abilità di forza e saggezza per superare le prove. Come attacchi ci viene dato un bonus in mischia e un bonus a distanza, troviamo il valore di difesa, classe armatura e punti ferita del nostro personaggio e in fondo le capacità speciali che possiamo eventualmente attivare durante le fasi di conflitto. Come abbiamo detto prima, il gioco si accompagna con una plancia che ci serve per gestire i vari punti tempo o i punti fato. Ora vediamo appunto come funzionano, e qui c'è uno spazio per poter gestire la posizione dei vostri personaggi durante una fase di conflitto. È qui che possiamo piazzare i nostri omini del Carcassone, per esempio 2 a distanza, 2 in mischia, pardon, e 1 a distanza. Nulla vi vieta di usare, se ce le avete, se vi piace giocare con le miniature, le vostre miniature dei personaggi appunto da gioco di ruolo un po' più tradizionale. Ovviamente qui troverete nel manuale anche le descrizioni su come dividere i personaggi in mischia e a distanza. Un'avventura di Adventure Squad ha in sé per sé 4 componenti: un prologo, diverse scene di esplorazione e di conflitto in numero variabile a seconda di quanto lunga volete fare la vostra avventura, e un epilogo con finale a scelta multipla. Come inizia quindi la partita? Uno di voi leggerà il prologo al resto del tavolo e in fondo fissate i punti tempo e i punti fato disponibili. In questo caso inizieremo con 4 punti tempo e un solo punto fato. Dopodiché iniziano le scene di esplorazioni divise in 3 parti: la risoluzione, la narrazione e il rilancio. Una scena di esplorazione vi mette davanti delle prove che dovete superare, prove di forza, prove di saggezza con il rispettiva CD appunto che dovete superare. Lanciate un D20 e in base al risultato, se è superiore alla CD della prova, l'avrete a tutti gli effetti superata. Nel caso invece falliate la prova, in un certo senso la narrazione va avanti, l'avete superata lo stesso l'ostacolo, ma comporterà la perdita di un punto tempo all'interno della plancia. Nel caso esauriate tutti i punti tempo, sostanzialmente avete fallito l'avventura e la dovete ricominciare, diciamo dovete riavvolgere il nastro. Dopo questa fase di risoluzione della prova dovrete rispondere alla domanda che vi viene fornita, creando quindi una narrazione in base, ovviamente rispondendo alla domanda della situazione, e quindi creare in qualche modo una storia coerente fra tutti voi. È chiaro che man mano che si rispondono alle domande non dovete in qualche modo andare contro quanto è già stato stabilito. Soprattutto c'è una fase di cosiddetto rilancio, ovvero in cui i giocatori, lanciando un apposito dado chiamato dado del fato, che è il D6 e di cui i risultati, lo schema ci viene fornito all'interno della plancia, possono eventualmente aggiungere un dettaglio a quanto appena narrato. In più, in base al risultato, potreste riguadagnare punti fato oppure perderne. Il conflitto, anche questo, invece si compone di 3 fasi, dopo le quali risponderemo anche in questo caso ad una domanda. Abbiamo una fase di ingaggio che sostituisce la classica iniziativa, dove se non superiamo il tiro semplicemente dovremo agire nel turno successivo, e dove possiamo anche spendere un punto fato per poter attivare una delle nostre abilità speciali. Come detto prima, quindi stabiliamo chi si trova in mischia e chi a distanza, qui piazzando gli omini sulla plancia. Tenete a mente che chi si trova a distanza potrà usare soltanto le armi, per l'appunto a distanza, se ne possiede. Questa divisione chi è davanti e chi è dietro mi ricorda un pochino, anche se poi sono 2 giochi sostanzialmente diversi, la divisione nelle scene di combattimento dell'Unico Anello. Come citazione devo dire che penso non fosse voluta, ma mi piace abbastanza. Al posto della tradizionale azione più azione di movimento di D&D quinta E, avremo soltanto un'azione nel nostro turno e potremo usare la nostra capacità, però quella speciale intendo, una volta sola per avventura. Lanciate quindi il D20 sommando i bonus che avete per poter superare la classe armatura del bersaglio, e invece quando attaccheranno i nemici sarete voi a lanciare il dado per loro, sperando che questo non superi la vostra armatura. Nel caso esauriate i punti ferita, il vostro personaggio risulterà incapacitato
risultato, cosa che se dovesse accadere per tutti, esattamente come se finite i punti tempo, comporterà il dover ricominciare da capo la partita. Superata questa fase, esattamente come quella di esplorazione, risponderete appunto ad una domanda e dovrete giungere ad un epilogo, il quale vi metterà davanti due opzioni tra cui scegliere, e in base a quella scelta determinerete il finale dell'avventura. Per decidere effettivamente quante ore di gioco volete a tutti gli effetti giocare, anzi ne approfitto per farvi vedere intanto l'interno dell'impaginazione del volume. Dicevo, per decidere la lunghezza il manuale vi fornisce diversi territori appunto che potete decidere di giocare per aumentare le scene di esplorazione e di conflitto, per allungare la vostra partita. Appunto, 2 territori, partite con 3 punti tempo, la partita durerà circa 60 minuti. Questo è un modo per modulare la partita che a me francamente non dispiace affatto. Quali sono intanto le mie considerazioni? Adventure Squad, in un certo senso, pur essendo un modulo a tutti gli effetti per D&D quinta edizione, per poterlo giocare senza master, mi viene da dire che in qualche modo però cammina con le sue gambe, brilla di luce propria, sembra quasi a tutti gli effetti un gioco a sé stante ispirato a D&D quinta edizione. Come detto prima, più che un modulo, ricorda molto più da vicino un libro game. D'altra parte all'interno dei volumi sono contenuti le avventure che dovete a tutti gli effetti giocare, sono già contenute le prove e i possibili finali che potrete vivere. Da questo punto di vista a me non sarebbe dispiaciuto, l'ho detto anche in live, poter vedere anche un modo per potersi generare da soli le proprie avventure, le proprie sfide, magari decidendo tutti di comune accordo un prologo. Ora, il gioco è praticamente appena nato, quindi chissà che in futuro effettivamente non vedremo qualcosa di simile. Io un pochino ci spero, un po' come spero da un certo punto di vista di avere un box per poter contenere tutti i futuri volumi che verranno pubblicati, seguendo un po' la filosofia dei giochi in scatola come le vecchie glorie di Scatola Rossa, che tra l'altro, considerando anche il fatto che si tratta di un piccolo spillato a 5, non deve essere neanche niente di particolarmente tragico. Punto a favore relativo il suo formato, per l'appunto, è il fatto che è perfettamente tascabile, ve lo potete portare praticamente ovunque in modo, con una semplicità direi disarmante, e il fatto di avere una modalità in solitario lo rende molto comodo anche per poterselo giocare magari quando siete in viaggio, in aereo, in treno, perché no, se non soffrite il mal d'auto come me, anche in auto se siete al posto dell'autista. Un po' triste ora che ci penso, mentre lui guida dovete giocare voi e lui magari non può neanche distrarsi troppo alla guida, perché se esaurite i punti tempo saranno quelli reali della vostra vita perché avete fatto un tragico incidente. Io non vedo l'ora di poter vedere i prossimi volumi. Come tipo di gioco lo suggerisco sicuramente a dei neofiti totali dal gioco di ruolo che magari non vogliono cominciare dal classico D&D quinta edizione. Ora sì, io avevo fatto anche il video sul perché secondo me non si dovrebbe iniziare da D&D quinta E. Qui non voglio dire che sconfesso totalmente quell'argomentazione, però devo dire che qui è un approccio un po' più semplice, c'è sicuramente la marcia in più di creare insieme una narrazione condivisa che non tutti i party di Dungeons and Dragons spesso e volentieri fanno, ed è anche secondo me particolarmente indicato per quei giocatori che vogliono passare dal gioco da tavolo al gioco di ruolo effettivo, dal momento che qui ci sono alcuni elementi riconoscibili, c'è la plancia, ci sono, vabbè, gli omini del Carcassone, potete usare le miniature se le avete e c'è una meccanica gestionale dei punti tempo e dei punti fato. Il fatto stesso di avere questa meccanica del rilancio per aggiungere dettagli narrativi è uno di quei dettagli in più che secondo me lo rendono in qualche modo migliore filosoficamente per i giocatori che vogliono iniziare non passando necessariamente da D&D. Ottima cosa le schede che sono molto semplificate, non è quel mappone enorme che sono le schede normali di D&D che potrebbero inizialmente spaventare con quella sua grande stratificazione di elementi numerici, quindi io vi suggerisco sì di dargli una possibilità. Vi lascio i link qui sotto in descrizione e vi invito a seguire le sue prossime uscite. Detto questo, se il video vi è piaciuto io vi invito come sempre, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al canale e di attivare le notifiche per rimanere aggiornati su tutte le nostre prossime uscite. Nel caso vogliate sostenerci un po' più attivamente potete valutare di abbonarvi al canale così da avere il nome in fondo al video come quelli che vedete qui da qualche parte, non lo so, a casaccio, poter sbloccare le emoji e vedere anche, perché no, qualche piccola anteprima dietro le quinte di quello che stiamo realizzando per voi.
Oltre a questo vi invito a seguirci sulla nostra pagina Facebook se ormai siete diventati dei vecchi boomer come noi che ormai ci approntiamo a diventare quello. Potete seguirci anche su Instagram e unirvi anche al nostro gruppo Telegram se volete fare due chiacchiere più in tempo reale con noi sul mondo del gioco di ruolo. E se siete più ciofini potete unirvi al nostro gruppo, scusate, potete seguirci su TikTok. Che ore sono? È quasi mezzanotte, io inizio a essere veramente molto stanco. Daniele dal forum Sententiam, chiudo.